Ben trovati a tutte e a tutte qui sul canale. Io sono sempre Sergio Blandi, sono un manager sportivo professionista e vi ringrazio sempre per il supporto. Mi raccomando, lasciate like, visualizzate, condividete se vi piacciono questi contenuti. Ovviamente ce ne saranno sempre nuovi ed interessanti. L'importante è che questa community cresca, se vi fa piacere. E niente, oggi è un video che non sarà il classico video post partita, perché avete visto, insomma, il titolo è post Milan-Lazio, però in realtà Milan-Lazio mi dà lo spunto per parlare di una cosa che a me è molto cara, è una cosa che ogni tanto, molto spesso in realtà parlo anche con amici, colleghi, con parenti. È una battaglia personale che porto avanti da tanto tempo, sia diciamo in maniera pubblica, tra virgolette, ma anche a livello interno proprio, perché ci rifletto molto su questo tipo di discorso, ed è anche un discorso che è connesso alla generalità della nostra società. Quindi io penso che molti di voi anche potranno riconoscersi in questo tipo di riflessione che farò. Vorrei sapere anche i vostri pareri, quindi per favore commentate, insomma fatemi sapere le vostre impressioni, se condividete quello che dico, se non lo condividete, o comunque qualsiasi sia la vostra idea. Mi raccomando, sempre con rispetto verso tutto e tutti. E niente, volevo insomma entrare nel merito di questo discorso perché ho fatto insomma questa intro un po' particolare, perché Milan-Lazio, che ieri è terminata 1-2 per i biancocelesti, il Milan che perde l'ennesima partita in casa, ma non solo in casa, insomma perde l'ennesima partita in generale nella stagione, una stagione che chiaramente non si può dire soddisfacente per quanto riguarda la squadra rossonera. Non hanno mai nascosto in realtà il loro obiettivo, perché il loro obiettivo è sempre stato all'inizio del campionato, no? Quello di lottare per il titolo, quello di chiaramente minimo arrivare in Champions League, di lottare per i trofei che avevano a disposizione. Questo è logico, anche perché una società come il Milan, con il blasone che ha e con la storia, insomma, deve chiaramente sempre lottare, no? Come d'obbligo per altre società come l'Inter, la Juventus, insomma, lo sappiamo tutti, ma questo conta poco. È un'altra stagione fallimentare, se così possiamo dire, no? Per quanto riguarda i cugini rossoneri, no? Sapete la mia fede interista, ma comunque questo è un video che vuole fare una riflessione, perché mi viene dato lo spunto proprio da questa partita, e proprio ieri ne parlavo anche con amici molto stretti, diciamo, al riguardo, perché è una situazione che in realtà va a toccare un po' un argomento generale, che è quello delle competenze. Cioè, mi spiego meglio. Io, come sapete, sono un manager sportivo professionista, come me ci sono tante persone molto capaci, più capaci, insomma, è chiaro, insomma, dovunque c'è competenza. Quello che non riesco a capire è perché la competenza non viene utilizzata, ma viene stoppata. Ora mi spiego meglio. Il Milan da anni ha problemi societari, se così possiamo dire. È passato in mano a Cardinale, che rappresenta chiaramente un fondo americano, al presidente Scaroni, che chiaramente è un presidente, diciamo, di rappresentanza. Al contempo ci sono tante persone che agiscono nel Milan, c'è Furlani, c'è Ibrahimovic, insomma. E queste persone, come manager sportivo professionista, lo dico come esperto, no, chiaramente del settore, a me danno l'idea di non avere, non voglio dire le capacità, ma comunque di non prendere decisioni in maniera giusta, legate a quelle che sono poi le situazioni, le dinamiche di un club sportivo. Entro nel merito. È vero, lo diciamo sempre, che le società sportive, oggigiorno le squadre di calcio, sono delle aziende, no, vere e proprie, se così possiamo dire. In realtà sono delle aziende, sì, è vero che agiscono come aziende, nel senso che hanno una struttura ormai sempre più simile a quella di, diciamo, di grandi aziende, fatturati, eccetera, eccetera, però restano sempre delle società sportive. Quindi questo cosa significa? Significa che ci sono delle dinamiche che vanno al di là di quelli che sono poi delle normali dinamiche di gestione aziendale, ed è per questo che oggigiorno e anche da tanto tempo ormai, da anni, voglio dire ormai da tantissimo tempo esiste la figura del manager sportivo professionista, cioè proprio quello che faccio io. Questa figura purtroppo nel tempo, ed era un argomento che comunque volevo trattare anche dopo, quando avrei parlato personalmente di quella che è stata la mia storia, di come sono arrivato insomma poi a fare determinate esperienze eccetera,
Però quello che volevo dire è che questa figura nel tempo purtroppo è stata schiacciata, è stata prevaricata, insomma, da figure, da profili economici. Questo perché proprio, mi ricollego a quello che ho detto prima, il fatto che comunque le società di calcio ormai vengono viste come aziende vere e proprie che fatturano, che insomma ricavi, eccetera, eccetera. Tutto vero, tutto giusto, ovviamente. Non ci entro nel merito di questo discorso perché poi andremmo a perderci nei meandri di queste cose. Il mio ragionamento vuole essere questo. Quando ho chiaramente, io e come me tanti altri che si sono formati come manager sportivi professionisti, abbiamo studiato economia, diritto, sociologia, insomma, tutto questo applicato poi allo sport, cioè significa a dinamiche sportive precise. Quindi significa che persone come me, anche altre persone, non sono solamente in grado di capire quelle che sono le dinamiche economiche all'interno delle squadre, delle società sportive, ma siamo anche in grado di capire soprattutto gli eventi, cioè i fattori sportivi, perché il fattore sportivo è quello, è la determinante poi di un gioco di squadra come il calcio, anche di altri sport. Ed è proprio lì il problema, cioè il problema è che nel calcio adesso, e non me ne vogliono chiaramente questi professionisti, chiaramente perché sono professionisti, no? Come ho detto, no? Molte persone che vengono prettamente dal mondo economico senza conoscere mai le dinamiche sportive, senza aver avuto mai nulla a che fare con le dinamiche sportive, purtroppo poi vanno ad intaccare in maniera negativa quelli che sono i risultati, quelle che sono le dinamiche di una società. Ed è proprio quello che secondo me sta succedendo al Milan, perché molti profili all'interno proprio di questa squadra vengono a partire proprio dal fondo, no? Il fondo americano chiaramente è un fondo che non ha nessun legame con lo sport, agisce anche nello sport, questo è chiaro, però poi si deve andare a creare una base. Molte squadre lo hanno fatto, per esempio, io prendo come esempio anche l'Inter, no? Che per esempio mi è stato vicino, è una squadra che mi è vicina, no? Perché sono tifoso. Ai tempi quando Zanga arrivò non comprendeva, insomma non era una persona che aveva avuto a che fare con il calcio, si è subito affidato, ha subito formato una base di dirigenti che era competente. Al Milan io vedo tanta confusione da questo punto di vista, nel senso che molte persone sono semplicemente delle figure che sono state messe lì per altri motivi. Faccio un esempio, Ibrahimovic, per collegarmi anche ad un altro discorso, lui è un ex calciatore, è sicuramente una personalità importante, ma il fatto che lui sia stato un ex grande calciatore o comunque in generale un ex calciatore non fa di lui poi una persona necessariamente competente per quanto riguarda il management, le dinamiche, ed è per questo che professionisti, ripeto, del settore devono essere messi al loro posto per far sì che una società possa crescere, possa prendere delle decisioni giuste. Il Milan da tanto tempo ormai non prende più delle decisioni, come dire, sensate, prende delle decisioni dettate dal momento cercando di rattoppare dei buchi da una parte e dall'altra. Un allenatore come Fonseca, per esempio, che per carità, grande professionista, sicuramente anche poteva essere una buona scommessa, ma secondo voi perché è stato scelto un allenatore come Fonseca? A me sembra che sia stato preso perché non era poi in grado di sovrastare, a livello di ego, se così possiamo dire, altri dirigenti, anche Ibrahimovic per esempio, perché è stato anche lui, come sappiamo, ad influenzare questa scelta. Differente poteva essere per esempio l'arrivo di Conte, che è una personalità molto forte, che sicuramente non si sarebbe mai fatto mettere, sovrastare, no? Chiaramente da altre personalità all'interno del club, ovviamente rispettando sempre le posizioni. E quindi potete capire che a questo punto, no, l'ego in una società sportiva non può esistere, l'ego deve essere messo da parte. È chiaro che bisogna avere sempre una personalità molto forte, ma dall'altro lato bisogna essere in grado di mettere le persone giuste al posto giusto, ed è quello che manca oggi in tante società, e è quello che manca oggi anche al di fuori del mondo sportivo. Non ci voglio entrare chiaramente, persino nel mondo politico. Non è chiaramente questa la sede, la materia, no, di cui parlare, però
nel mondo sportivo, soprattutto in Italia, abbiamo molti problemi di questo tipo, ovvero gente che non è realmente competente in una materia, che è messa poi in una posizione in cui non può fondamentalmente rendere, perché non può analizzare un discorso. Cioè, se io non ho la dinamica sportiva completa, se non ho la conoscenza della dinamica sportiva, non posso mai prendere una decisione che andrà a includere anche queste dinamiche. Ed è quello che sta succedendo al Milan, ripeto. Molti giocatori sono stati presi senza pensare ad un progetto chiaro. L'allenatore deve essere sempre incluso nelle scelte dei giocatori, cioè come un allenatore gioca, qual è la filosofia di un allenatore. Non si possono prendere giocatori giusto per fare un mercato, per far contenti i tifosi, come stiamo vedendo adesso. Poi, per carità, magari dopo alcuni giocatori ingraneranno, non lo so. Ma Joao Felix, che sicuramente è un giocatore, per esempio, importante, che ha un nome, eccetera, però abbiamo visto che negli anni al Barcellona, al Chelsea, all'Atletico Madrid ha sempre, poi non voglio usare fallito, il termine fallito, perché è un termine sbagliato, cioè non ha reso per diversi motivi. Giménez ha necessità di adattarsi a un nuovo ambiente, a un nuovo contesto. Cioè, ragazzi, io vedo tanta come dire, indecisione, tante decisioni che vengono dettate semplicemente umorali, se così possiamo dire, e non c'è peggio delle decisioni umorali. Quindi non lo so, è giusto uno sfogo, poi magari ne parleremo in maniera più approfondita, però non so se vi trovate d'accordo con quello che dico. Io credo che possa essere un argomento molto interessante, ed ripeto, è il fatto di mettere le persone competenti al posto giusto, e questo cambierebbe tantissime cose, ed è quello che credo che manchi attualmente al Milan. Credo che al Milan attualmente ci siano tante persone che mettono davanti il proprio ego, cioè il se stessi davanti alla squadra, che è la cosa più sbagliata che possa succedere. E soprattutto ci vuole gente che abbia della competenza, perché non significa, ripeto, essere ex giocatori non significa poi necessariamente comprendere le dinamiche manageriali di un club sportivo. Non so, ditemi voi cosa ne pensate, ditemi voi cosa fareste nel caso del Milan, non lo so. E niente, quindi vi ringrazio, arriveranno altri contenuti presto, vi raccomando, state sintonizzati e, ripeto, prendetevi cura di voi stessi, ovviamente divertitevi sempre, e ci vediamo presto. Ciao!